Musica e tecnologia insieme su Windows 11. Masterizza i tuoi CD gratis e senza programmi esterni. Il futuro è qui, semplice e veloce. Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Se c'è una cosa che è andata fuori uso in questi ultimi tempi è la masterizzazione. Ormai le canzoni si ascoltano sullo smartphone, praticamente non ci sono più i lettori CD, si inseriva il disco e si ascoltavano le canzoni che avevamo masterizzato. Io per esempio in auto ascolto la musica di Amazon Prime praticamente, però delle volte può capitare che sia interessante creare dei CD per appunto inserirvi la nostra musica, specialmente se l'abbiamo creata noi con l'intelligenza artificiale, per poi utilizzarli in dei lettori appositi. Dunque ci sono vari tipi di lettori di CD, i lettori CD audio e i lettori CD MP3. Ora, solitamente i lettori vecchi sono solo lettori CD audio, cioè riescono a riprodurre soltanto i CD audio, mentre quelli più moderni riproducono anche la musica masterizzata in MP3. Dunque su Windows 11 non c'è più Windows Media Player con cui si masterizzavano le canzoni, i dischi CD audio o CD MP3, ma vediamo come risolvere ugualmente con Windows 11 in cui non c'è più Windows Media Player per masterizzare CD audio e CD MP3. Dunque se noi si va su Start qui e si digita Windows Media Player, si vede che non c'è più Windows Media Player, non c'è l'applicazione Windows Media Player, non c'è, vedete. Quindi bisogna richiamarla. C'è la possibilità di richiamarla, adesso vedremo come richiamarla. Ovviamente oltre a Windows Media Player bisogna anche avere un masterizzatore. Io ho preparato 3 esempi di masterizzatori che vi metterò magari nelle informazioni sotto il video. Sono tutti masterizzatori che vengono collegati al computer con una porta USB, quindi sono masterizzatori esterni perché adesso i computer, anche quelli fissi, vengono prodotti senza masterizzatore. Si possono però usare masterizzatori esterni collegabili con porta USB. Questo è il primo masterizzatore, questo è il secondo, questo è il terzo. Magari vi metterò questi 3 indirizzi nelle informazioni sotto il video per darvi un'idea. Poi ovviamente potete acquistare i masterizzatori che vi pare, oppure se ce l'avete già non importa neppure acquistarlo. Ma ritorniamo al nostro Windows Media Player che adesso non c'è più, e quindi come si fa a richiamarlo? Perché è già presente, però è, come dire, nascosto. Si deve andare nelle impostazioni di Windows, quindi si va su Windows I per aprire le impostazioni, poi si va su Sistema, quindi si scorre in basso e si va su Funzionalità facoltative, qui. E qui si visualizzano le funzionalità facoltative, si cerca le funzionalità, quelle aggiunte e quelle disponibili. In questo caso mettiamo quelle disponibili e io digito Windows Media Player. Ecco qua, come vedete c'è Windows Media Player Legacy, cioè il vecchio Windows Media Player si può installare anche su Windows 11 perché è già presente, quindi si seleziona. Non è proprio un'installazione, è un'aggiunta più che un'installazione. Si va su aggiungi e adesso verrà aggiunta questa app al nostro sistema operativo e quindi potremo nuovamente utilizzare Windows Media Player, anche se su Windows 11 adesso non ce lo mettono più, ma c'è sempre la possibilità di richiamarlo, come abbiamo visto con l'applicazione Foto che era presente con molte funzionalità su Windows 10, mentre su Windows 11 è veramente ai minimi termini. Abbiamo visto che potevamo installare la legacy di Foto, così come possiamo installare la legacy di Windows Media Player, cioè la vecchia applicazione. Attendiamo il download di questa funzionalità aggiuntiva. La funzionalità Windows Media Player è stata aggiunta, come vedete. Se vado su chiudi e adesso vado su visualizza le funzionalità, cosa succede? Succede che tra quelle aggiunte c'è anche Windows Media Player Legacy, eccolo qua, vedete? Quindi posso chiudere. A questo punto sarebbe opportuno riavviare il computer e è quello che faremo. Il computer è stato riavviato, non era strettamente necessario farlo, ma quando si fanno delle modifiche è sempre bene riavviare il computer per una questione proprio di sicurezza. Se adesso andiamo su Start e digitiamo come prima Windows Media Player, ecco che si vede Windows Media Player Legacy, che adesso è visibile anche su Windows 11, nonostante non fosse preinstallato, ma fosse soltanto una funzionalità aggiuntiva. Se si clicca per aprirlo,
si può mettere anche a tutto schermo, e questo è Windows Media Player. Naturalmente verrà selezionata tutta la musica, volendo, che è presente nel nostro computer, sta scansionando i video, sta scansionando le immagini. A noi non ci interessa questa situazione, ma ci interessa soltanto andare qua su masterizza, vedete? È stato rilevato un masterizzatore, però non c'è nessun disco. Ovviamente bisognerà inserire un disco per masterizzare. Allora io inserisco un disco. Il masterizzatore, ripeto, può essere anche un masterizzatore esterno inserito con una USB. Il disco è stato rilevato. Qui sono disponibili 702 MB. Qui c'è l'elenco di masterizzazione, ma prima di fare l'elenco si va qua e si sceglie se creare un disco dati, cioè un disco MP3 o un disco audio. Se si crea un disco audio, lo spazio sarà diverso. Creiamo un disco audio. Qui si aggiungono le canzoni che vogliamo inserire in questo CD audio e si apre Esplora File. Vado su musica, mettiamo che io voglia creare una masterizzazione di canzoni create con la intelligenza artificiale. Posso selezionare una per una per prenderle e spostarle qua, vedete? Poi scelgo questa, poi scelgo quest'altra, poi ancora questa, oppure posso anche selezionarne più di una tenendo premuto CTRL e spostarle qua. E come vedete, via via che aggiungo delle canzoni mi dice quanto spazio è disponibile. Io adesso posso chiudere Esplora File, posso andare qua sulle impostazioni, altre opzioni di masterizzazione, si aprirà questa finestrina. La velocità di masterizzazione possiamo scegliere tra più veloce, rapida, media, lenta. Scegliamo rapida, espelli il disco automaticamente dopo la masterizzazione, lasciamo perdere. Applica livellamento del volume, vale a dire livellare quello che si chiama la normalizzazione del volume. Masterizza CD senza pause. Qui si può aggiungere anche una playlist, però in un disco CD audio una playlist francamente vorrebbe anche smettere di funzionare. Non inseriamo la playlist e andiamo su OK, e a questo punto si inizia la masterizzazione. Per iniziare la masterizzazione si va qui su avvia, masterizzazione. Ecco qua, la masterizzazione è iniziata. Io non ve l'ho detto, ma si potevano fare molte altre cose andando qua sul menu. Si poteva ordinare l'elenco, si poteva assegnare un nome al disco, si poteva visualizzare lo stato della masterizzazione e si vede qua, vedete, questa canzone qua è stata già completata, è stata masterizzata. Funk, anche questa è stata già masterizzata, adesso sta masterizzando questa canzone Resti tu, adesso sono rimaste da masterizzare queste due canzoni, vedete? E questo perché siamo andati qua su visualizza stato masterizzazione. Quando sarà finita il disco verrà espulso automaticamente. Attendiamo, siamo quasi alla fine, siamo al 99% completato, sta masterizzando l'ultima canzone, adesso c'è la finalizzazione, ecco qua, il disco è stato espulso. E quindi adesso noi possiamo inserirlo nuovamente e aprire il disco CD audio da Esplora File. Lo inseriamo nuovamente. Se andiamo su Esplora File ci sarà il nostro CD audio, questo qua. Se ci si va sopra un duplo clic, riprodurrà automaticamente i brani con Windows Media Player Legacy. Vedete, comincia subito la riproduzione. Se ci si clicca sopra con il destro del mouse, si va su Apri, per esempio, e si vedono tutte le tracce, vedete track 01, track 02, non c'è il nome della canzone ma c'è il nome della traccia. Naturalmente possiamo riprodurre una traccia singolarmente, si va con il destro del mouse e si va su Apri qui con Windows Media Player, vedete? E allora viene riprodotta qui in basso, vedete? Possiamo passare alla canzone successiva andando qua su successivo e adesso sta riproducendo questa, poi quest'altra. Noi possiamo chiudere Windows Media Player e fare così, destro del mouse apri con Windows Media Player, Legacy naturalmente, e allora si vede piccolissima così, vedete? Che è molto più carina. Sveglia presto il mondo gira. Si va così e si passa a quella successiva, adesso si passa ancora a quella successiva, poi si può tornare indietro, si può mettere in pausa, vedete,
Questo lo si può fare se abbiamo chiuso Windows Media Player Legacy e vogliamo selezionare una canzone. Se invece si prova a farla andare con VLC, spesso non funziona. Si può anche tornare indietro, cliccare sul CD audio, andare sul play e allora viene riprodotto automaticamente, vedete? E si può passare da una canzone a un'altra, così. E questo per quanto riguarda il nostro CD audio. E adesso vediamo come creare invece dei CD MP3. Dopo aver aperto Windows Media Player Legacy, si va sempre su masterizzazione qua. Ovviamente non c'è il CD, noi lo inseriamo, come abbiamo fatto prima, verrà rilevato e noi possiamo masterizzare stavolta un CD MP3. Il concetto è più o meno lo stesso, soltanto dobbiamo selezionare CD MP3 invece di CD audio. Nei CD MP3 c'è molto più spazio rispetto ai CD audio, adesso è CD audio e invece si sceglie CD o DVD dati, che significa praticamente fare dei CD MP3. E a questo punto qui si trascinano gli elementi, vale a dire le canzoni, si apre sempre Explora File, si va su le cartelle in cui ci sono la musica, trasciniamo tutte queste canzoni, possiamole qua, sono 11 canzoni, vedete? E a questo punto noi possiamo anche riordinarle, andando qua si va su ordina per e possiamo ordinarle per titolo, per artista, per album, per data di rilascio, per data di acquisizione, per nome file, proviamo a riordinarle per nome file, ed ecco qua che vengono riordinate per nome file. Possiamo aggiungere anche delle cartelle, vi faccio vedere, aggiungiamo questa cartella ha 3 canzoni al suo interno, se io aggiungo una cartella che succede, vediamo, ecco qua, non viene aggiunta la cartella, ma vengono aggiunte le canzoni che sono all'interno di questa cartella. Possiamo riordinare semplicemente anche da noi, si prende una canzone e si sposta magari in alto, o si prende un'altra e si sposta che so in basso, così si riordina tutto quello che ci pare, oppure si può cliccare con il destro del mouse sulla canzone e si può andare sposta su, sposta giù, vedete, così, come ci pare. Quando abbiamo inserito tutte le canzoni da masterizzare, vedete, lo spazio disponibile è ancora moltissimo perché con gli MP3 si possono inserire anche più di 100 canzoni in un CD, mentre con i CD audio si possono inserire 10-12 canzoni in un CD. A questo punto la masterizzazione sarebbe anche pronta, però possiamo anche andare a altre opzioni di masterizzazione, si può assegnare il nome al disco, gli diamo il nome di giugno 2026, si può andare anche su altre opzioni di masterizzazione e come prima si vede la velocità, si può impostare la velocità, si possono impostare le stesse cose che abbiamo visto, è meglio togliere la spunta alla playlist, in questo caso si va su annulla perché le opzioni sono rimaste le stesse, si va su avvia masterizzazione per iniziare la masterizzazione, qui vengono tutte mostrate le canzoni che devono essere masterizzate, in questo momento sta scrivendo la prima canzone, poi passerà alla seconda e così via, perché io sono andato qua prima su visualizza stato masterizzazione, vedete. Adesso non è stato necessario farlo perché l'avevo già impostato precedentemente. Adesso attendiamo la fine, vedete, la prima canzone è già stata completata, anche la seconda è stata completata e adesso sta masterizzando la terza canzone. Sta finalizzando la masterizzazione e quando l'avrà finalizzata espellerà il disco. Ecco, ha espulso il disco, quindi adesso noi possiamo chiudere anche Windows Media Player, non ci interessa più, e possiamo reinserire nuovamente il disco per farlo andare. Stavolta non occorrerà riprodurre le canzoni con Windows Media Player Legacy, ma basterà anche un altro lettore qualsiasi. Questa è l'unità in cui c'è il disco, ci faccio sopra un doppio clic e si visualizzeranno tutti i dati presenti in questo disco. In questo caso i dati saranno formati tutti da file MP3, adesso li vedremo. Eccoli qua, vedete. Qui ci ha aggiunto anche la playlist, francamente mi sembrava di averlo tolto. Queste singole canzoni possono essere riprodotte con un doppio clic con VLC per esempio. Posso aprire la playlist con VLC Media Player volendo, vedete. Vado su visualizza scaletta e guardate, ci sono tutte le canzoni
ecco a che serve la playlist, vedete? Posso passare da una canzone all'altra con un semplice doppio clic. Ovviamente posso andare su visualizza scaletta agganciata e toglierla e metterla qua. Ovviamente mettiamolo in pausa, e oppure posso anche non visualizzare più la scaletta, visualizza scaletta, e quindi non visualizzarla più. Come vedete qui ci sono anche Wave, MP3, tutti i tipi di formati si possono naturalmente riprodurre tutti con VLC, e possono essere riprodotti anche con lettori che ovviamente hanno la possibilità di riprodurre tutti i formati. Si possono riprodurre anche con Windows Media Player Legacy. Vado su Apri con qui e scelgo Windows Media Player Legacy e si vedrà quella piccola finestrella di prima. Eccola qua, vedete? Posso impostare il volume con Windows Media Player Legacy, ovviamente posso fare anche con VLC, posso fermare, però vedete non ci si può fare quello che si poteva fare con i CD audio, cioè passare da un brano all'altro. Stavolta con Windows Media Player Legacy si può soltanto riprodurre il brano che abbiamo selezionato. Mentre se abbiamo inserito la playlist, aprendola con VLC, come avete visto, possiamo anche passare da un brano all'altro attraverso la playlist. E questo è tutto per come aggiungere la funzionalità Windows Media Player Legacy anche a Windows 11 per poter masterizzare CD audio e CD MP3 con ovviamente un masterizzatore esterno se non l'abbiamo nel nostro computer. Alla prossima volta!